Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale e bentornati in questo nuovo video. Oggi stavo preparando il video di un coltello diverso. Quando sono incappato in una discussione su un paio di gruppi su Facebook di amici, di appassionati di coltelli come il sottoscritto, in cui si affermava che il Tops Bob non è un coltello da taglio puro, non taglia, è un coltello che spacca ma non taglia. Allora, siccome è una cosa che non mi tornava, ho voluto fare questo video test per verificare se il Tops Bob, e questo quello incriminato in 154 cm, veramente fosse un coltello che non taglia. Io non li ho riprofilati, non li ho riaffilati, ho semplicemente dato un colpo di strop perché ovviamente dall'ultima volta che li ho usati non li avevo più affilati. Andiamo adesso a vedere la prova. Mi raccomando, e vediamo se è vero questa cosa o questa cosa viene smentita. Allora, iniziamo il test col tipico foglietto di carta. Partiamo da quello in 154 cm e vediamo se taglia. Mi pare che stiamo andando molto bene, molto bene, molto bene, e devo dire che io gli ho solo dato di strop, guardate, quindi direi che tagliare taglia, e come praticamente è un rasoio. Vediamo anche il discorso pelo, e come se taglia, eccoli lì i peli, ed ecco qua il buco che mi ha fatto. Quindi direi che taglia rasoio, e non l'ho affilato, riprofilato, riaffilato eccetera, gli ho dato un colpo di strop e basta. Adesso vediamo anche il fratello in 10,95, eccolo qua. Partiamo sempre dal foglietto di carta e mi pare che tagli piuttosto bene. Effetto rasoio, e mi troverò con un braccio senza pelo, ed ecco il risultato. Fa anche un po' schifo magari, ed ecco il risultato, i peli e la piazzetta che è aumentata. Quindi 1-1 abbiamo fatto le due cose più sottili da tagliare, quindi mi pare che tagliano bene, però andiamo a verificare il taglio anche in altre situazioni. Verifichiamo se riusciamo a sbucciare una mela, quindi molto sottilmente, invece che... Dopo ovviamente il coltello è pesante, il coltello è un coltellone da bosco, quindi sicuramente ci possono essere delle problematiche, però mi pare anche qua che sbucci molto bene. Vediamo il fratello in 10,95 e anzi direi che, vediamo, cerco di mettermi, portate pazienza, cerco di mettermi in posizione, non è mai facile fare i video di quando si sbuccia qualcosa, si rischia di guardare in camera e di tagliarsi un dito. Mi pare che ci siamo e la sbucciatura è anche sottile, cioè resta moltissimo della mela, la buccia è proprio sottile e trasparente, vedete? Quindi direi che anche la sbucciatura della mela promosso il Tops Bob.
Proviamo ora col cartone. Mi pare che anche qua non ci sia nessun problema, né col modello né col fratello. Proviamo adesso l'intaglio. Mi pare che anche l'intaglio, guardate, anche quello fino, vediamo, guardate che fino che si riesce a intagliare, sia con questo in 154 cm che con il fratello in 1095. Guardate che sottile che si riesce veramente, guarda che sottigliezza. Quindi non solo, ovviamente il taglio profondo, poi non c'è nessun problema, però si può praticamente scortecciare finissimamente un ramo. Allora, precisazione, questo video non nasce contro nessuno, non nasce per deridere nessuno, non nasce per prendere, come dire, in giro qualcuno, nasce semplicemente perché, appunto, seguendo su un paio di gruppi la discussione era capire se poteva aver ragione affermando che Tops Bob non è un coltello nato per il taglio puro. Certamente non è un coltello come, voglio dire, questo Spyderco che nasce esclusivamente per tagliare la carta, per tagliare il cartoncino, per sbucciare la mela, cioè è un EDC. Questo nasce come coltello da campo e da sopravvivenza in base all'esperienza appunto del questa, vedete questo simbolino qua che c'è un piedino, bene, sono i Brothers of Bushcraft, che è una comunità anche qua sul quello in 1095, forse lo si nota meglio, è una comunità che si era fatta costruire questo coltello dalla Tops, poi ha ceduto alla Tops i diritti per poterlo riprodurre e vendere in grande scala, e nasce dall'esperienza di ex istruttori militari, di gente che vive nel bosco da una vita, eccetera, ed era nato questo Tops Bob. E ripeto, io ci ho visto scuoiare animali, ci ho visto affettare il salame, ci ho visto fare un po' di tutto, al di là delle cose che io ci ho fatto in questi anni. Vedete, questo è anche abbastanza, si sta per quanto io lo tenga pulito e coso, inizia a dare i segni del tempo, e mi sono sempre trovato bene. Certo, è un coltello pesante, non è un coltello leggero, non è un coltello, avete visto anche nel sbucciare la mela, il problema è reggerlo bene con le dita. Io per fortuna ho una mano grande e riesco anche a farlo, per cui non è un utility knife con cui fare tutti i lavoretti piccoli, però è un coltello che si può gestire bene anche nei lavoretti di precisione e che sicuramente taglia molto molto bene. Avete visto che affila i peli, avete visto che taglia la carta, avete visto che in taglio sottile della corteccia addirittura ho fatto più strati di taglio su un singolo strato di corteccia, per cui non si può dire che il Tops Bob non tagli. Il Tops Bob per il taglio anche puro è promosso. Ovviamente voi tenete presente che quando la lama poi scende, se noi dobbiamo tagliare un oggetto grosso, quando la lama poi scende, essendo larga, inizia poi a spaccare, e questo va dallo spessore. Pertanto, ripeto, è un coltello che nasce per poter fare svariate cose, però noi possiamo utilizzarlo anche a mo' di bisturi nel sezionare
un pesce pescato, oppure nel dover scuoiare un animaletto catturato. Ovviamente da noi in Italia solo i cacciatori, ma voglio dire nel senso generale dell'utilizzo bushcraft o sopravvivenza. Quindi ripeto, non vuole essere e non è un video per denigrare a nessuno, semplicemente, visto che provando diversi coltelli era un po' che non li utilizzavo, volevo verificare se questa cosa del fatto che non tagliasse così bene fosse vera o meno. Devo dire che questa cosa è smentita, il Tops Bob taglia veramente bene ed è veramente un rasoio, semplicemente dando un colpo di strop. Spero che questo video vi sia piaciuto, e se avete a volte da chiedere qualcosa, anche qualche VS di quelli che andate a vedere le mie recensioni precedenti, c'è qualche coltello che volete rivedere in situazioni particolari, se posso vi accontento volentieri. Ci vediamo in un prossimo video che ho più di qualche novità da farvi vedere. Iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare ai 10.000 per farvi dei video particolari, mettete un bel like, condividete. A tutti, alla prossima, ciao da Ermanno, ciao!